Tricheco. Perché tricheco? Tricheco. Ancora una volta parliamo di tricheco. Il tricheco lo conoscete tutti. È quell'animale, quel mammifero marino, una specie di foca con le due zanne, nel maschio piuttosto lunghe e appunte. Però è una parola che mia figlia e le sue amiche hanno utilizzato per darsi un segnale d'allarme. Ipotesi: sono in classe che chiacchierano, sta arrivando, perché c'è il cambio di professori, arriva la professoressa che dà il cambio e loro urlano tricheco, un po' come dire allarme. E allora? Allora questo è per dire che per loro tricheco vuol dire allarme. Quindi le parole cambiano realmente la nostra vita? O come direbbe Mercadini, me l'ha detto Vygotsky? Vygotsky era uno psicologo che ha trattato in vasto l'argomento delle parole, di quanto la lingua possa influire sulla psicologia delle persone. Allora perché ho detto tricheco? Proprio perché noi, soprattutto in tempi così moderni, cambiamo spesso le parole o cerchiamo di cambiare il significato di alcune cose cambiando la parola che la indica. Faccio un esempio. L'handicappato, il tetraplegico, il disabile è diventato diversamente abile, che poi c'è da capire in cosa è diversamente abile questa povera persona. Così pensando che cambiando il nome scambi anche lo stato della persona disabile. In realtà bisognava cambiare il metodo di approccio alla persona disabile, trattarlo come una persona normale, cercare di fare avere pari dignità e pari diritti di una persona normale. No, noi abbiamo cambiato la parola. Le persone che la mattina ci fanno trovare le strade pulite, quelli che una volta erano gli spazzini o anche detti netturbini, oggi li chiamiamo operatore ecologico. Ah, che bella parola, operatore ecologico. Il simbolo è l'arcobaleno. Operatore ecologico. Però fa lo stesso lavoro di prima, e se voi fate una serata di gala, invitate il chirurgo, il professore, il sindaco, l'arciprete, ma non invitate l'operatore ecologico. Eppure, se non ci fosse lui, noi vivremo nelle immondizie fino al collo. Però l'abbiamo cambiato nome, operatore ecologico. Non era meglio continuare a chiamarlo spazzino, però quando faccio la serata di gala lo invito e magari lo metto sul podio d'onore al posto del professore o del chirurgo o del sindaco, perché ha un lavoro parimenti dignitoso, visto che se non ci fosse lui vivremmo nelle immondizie. Poi ci sono delle parole di cui noi non associamo il vero significato. Una ce l'ho in mano. Questo cos'è? Un ombrello. Ma perché si chiama ombrello? Perché in origine è nato per aprirlo e fare ombra, proteggersi dal sole. Invece noi quando è che usiamo l'ombrello? Quando piove. E allora perché continuiamo a chiamarlo ombrello? Sarebbe meglio piovello. What? Mi ricordo che uno dei video di Mercadini, andate a vederlo qua su YouTube, è veramente molto simpatico. Poi lui di mestiere fa l'attore, di mestiere sarebbe stato un ingegnere informatico, però lui fa l'attore, scrittore, monologhi, scrive libri, è veramente una persona molto colta. Fece una disquisizione in uno dei suoi video su le parole, oddio l'Alzheimer, fece una disquisizione di quando lui lavorava appunto come ingegnere informatico, che nella sua azienda non volevano più che si parlasse di problema, quindi quando aveva un problema bisognava dire ho un'opportunità, ho una grande opportunità se il problema era grosso. Ciò ha funzionato forse nei primi 2 giorni, dopodiché opportunità ha preso il posto di problema nella mente delle persone, per cui quando dicevano ho un'opportunità era come se dicessero ho un problema. Quindi cambiare la parola per indicare una cosa, un fatto, un avvenimento in quel momento non ha avuto nessun cambiamento nelle persone. La nuova parola ha preso esattamente lo stesso valore della parola precedente. Quindi è vero che le parole ci possono cambiare la vita, ma forse è più vero che come vengono utilizzate le parole ci cambia la vita. Perché se noi cambiamo le parole al posto di allarme, diciamo tricheco,
sarà sempre allarme che la nostra mente percepisce. Per oggi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, aiutatemi a crescere, condividete il video, ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Ermanno e Tricheco!